Ciao a tutti, bentrovati per un nuovo Perché si dice. Come forse già saprete, con questo format cerchiamo di scoprire l'origine di molti comuni modi di dire, poi vi lascio tutto in descrizione come sempre. Cominciamo. Numero 1. Il paese della cuccagna. È un'espressione che si usa per descrivere, spesso in forma esagerata o di aperta critica, un luogo in cui si può diventare o si possono godere numerosi piaceri. La cuccagna è un termine con cui nel XV secolo si chiamava il guado, cioè una pianta divenuta famosa perché le sue foglie venivano utilizzate per produrre colore blu, utilizzato soprattutto per i vestiti. I luoghi in cui questa pianta veniva coltivata e poi venduta erano divenuti molto ricchi grazie alla notevole richiesta del colorante di stoffe usato dalla ricca nobiltà. Poi, numero 2, andare a Canossa. È un modo di dire molto particolare che si riconduce a un evento storico realmente accaduto. Viene utilizzato tipicamente per descrivere situazioni in cui ci si umilia volontariamente dinanzi a un'altra persona per riconoscere la superiorità o per ammettere di essere dalla parte del torto. Canossa è un piccolo centro in provincia di Reggio Emilia in cui Enrico IV di Franconia, imperatore del Sacro Romano Impero, si recò insieme alla moglie Berta per chiedere il perdono a Papa Gregorio VII e ottenere la revoca della scomunica. L'espressione andare a Canossa fu utilizzata anche da Otto von Bismarck, cancelliere tedesco, nella storica frase noi non andremo a Canossa né con il corpo né con lo spirito, in cui affermò che non sarebbero state accettate ingerenze esterne nella decisione del Reich. Numero 3. Porre il veto è una formula che si sente usare spesso nelle situazioni in cui si sta effettuando una votazione per prendere una decisione e uno dei partecipanti di fatto si oppone alla prosecuzione della stessa, impedendo quindi di stabilire un esito. La parola veto deriva dal verbo latino vetare, che come avrete già capito significa proprio vietare. Non è insolito sentire questa espressione nei resoconti giornalistici delle riunioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, durante i quali una delle nazioni blocca la risoluzione perché è contraria alla sua applicazione, appunto la vieta. Numero 4. La razione K consiste in una particolare razione di cibo. Fu introdotta dall'esercito statunitense durante la Seconda Guerra Mondiale. La sua funzione principale era di garantire un quantitativo sufficiente di calorie per la giornata di un soldato in missione. Al contempo doveva essere particolarmente leggera e quindi facilmente trasportabile. Il motivo per cui è stata chiamata razione K non sembra essere collegato al cognome del fisiologo che per primo dovette fornire una proposta all'esercito americano, un tale Ansel Keys. Molto più semplicemente quando fu ideata c'erano già altre razioni con delle lettere associate. Numero 5. Fare un blitz è un modo di dire in cui si descrive un'azione veloce, un evento che viene svolto rapidamente senza preavviso. Questa espressione trae origine dalla lingua tedesca. La parola blitz infatti significa lampo, che denota appunto la velocità di esecuzione. Il termine è utilizzato anche in gergo militare per descrivere un intervento mirato effettuato molto rapidamente per aumentare l'efficacia del risultato. Numero 6. Dare in escandescenze significa arrabbiarsi improvvisamente con qualcuno in maniera molto evidente. La parola escandescenze ha origine latina e ha il significato di accendersi. Quindi pensiamo ad una persona che si arrabbia molto, immaginiamo spesso che diventi paonazzo in viso, che si metta a strillare, che faccia gesti plateali, è come appunto se si accendesse improvvisamente. Bene amici, per oggi ho finito, spero che il video vi sia piaciuto. Grazie per la visione, a presto, ciao.